Ciao e bentornati, io sono Elisa, sono una neomamma e in questo canale vi racconto qualcosa della mia esperienza come neogenitore e per quanto riguarda la mia esperienza di gravidanza, parto e allattamento. Oggi nello specifico vorrei raccontarvi come si svolge, l'inizio del recupero quando subite un parto cesareo. Nel mio caso io ho avuto un parto cesareo d'urgenza, quindi non programmato, a seguito di 2 giorni di induzione. Quindi sono arrivata al termine dell'operazione del parto molto stanca, molto provata. Ciò nonostante credo di aver avuto un ottimo decorso post-operatorio e quindi insomma vorrei un attimo raccontarvi quelle che sono le piccole cose che ho trovato utili per recuperare al meglio e devo essere onesta, io ho avuto un recupero che penso sia stato veramente ottimale, per cui spero di potervi essere d'aiuto con la mia piccola esperienza. Allora, iniziamo da dire che post operazione la prima cosa che verrà fatta sarà ovviamente somministrarvi degli antidolorifici. Vi daranno, nello specifico a me hanno dato nei giorni successivi al parto tachipirina e Brufen alternati, e che onestamente sono stati eccezionali a tenere a bada il dolore. Quindi se devo dire che io avevo dolore dalla ferita, non ne avevo. La cosa problematica è che i giorni successivi all'intervento chiaramente ci si sente che i tessuti tirano molto, quindi ogni volta che ad esempio si sale o si scende dal letto è veramente una roba difficile, cioè non è più una cosa normale, diventa una cosa titanica alzarsi e scendere dal letto perché ti senti proprio che ti si straccia in due tutto quanto e avendo ovviamente i punti bisogna chiaramente fare molta attenzione. La prima cosa che fanno è togliere il catetere, quindi passate un po' di ore dall'intervento vi toglieranno il catetere che avevano messo per appunto durante l'intervento e vi accompagneranno a fare la pipì. La prima volta che vi alzate dal letto, io ho avuto proprio l'ostetrica che mi ha di peso sorretto perché è difficile tenersi sulle gambe, si è veramente stanchi e provati da questa esperienza e quindi vi portano a fare la pipì e vi mettono le calze antitrombo. Questo perché insieme alla somministrazione dell'eparina, che nel mio caso ho preso per 8 giorni dopo l'intervento, ovviamente bisogna cercare di stare attenti per evitare delle problematiche a livello di coagulazione. Quindi questo per quanto riguarda la parte farmacologica. Per quanto riguarda la cicatrice in quanto tale, nel mio caso hanno usato dei punti autoassorbenti. Poi devo essere onesta, l'ultimo punto mi è caduto l'altro giorno, non so perché spuntava, fondamentalmente da un lato della cicatrice spuntava il nodino, tanto che non sapevo a chi dovessi rivolgermi per farlo togliere. Poi l'altro giorno finalmente mi decido ad andare dal medico di base per dirle guarda ho ancora questo punto che ormai sono passati 2 mesi e mezzo, cosa devo fare? Come ci guardiamo il punto non c'era più, quindi finalmente era caduto, ma d'accordo. Quello che vi diranno di fare è che potete assolutamente farvi la doccia, io penso il giorno dopo, la mattina dopo ho fatto la doccia subito, perché ovviamente post partum si arriva un attimino provati. Per quanto riguarda la cicatrice, all'inizio vi avranno messo un cerotto subito dopo l'operazione, dopo la doccia si può togliere questo cerotto e ci sono varie metodiche, ci sono persone che continuano a usare dei cerotti appositi, nello specifico a me invece hanno detto che bastava che una volta al giorno con della garza imbevuta di amuchina, quella per le ferite, io passassi delicatamente sopra la cicatrice. Quindi questo è stato tutto quello che ho fatto a livello di disinfezione della cicatrice e onestamente è andata molto bene, la cicatrice si è richiusa bene e appunto quest'ultimo punto che era rimasto fuori, non so perché, è caduto, quindi tutto ok. Ecco, parliamo di un'altra cosa importante che sono le perdite che si hanno postpartum. Ovviamente anche dopo il cesareo si hanno delle perdite consistenti e in ospedale di solito consigliano di prendere i pannoli quelli grandi, lunghi e una calza a rete. Io mi ero un po' informata per scegliere se fare così o se invece prendere le mutande quelle assorbenti tipo della tela, ok? Esistono quelle specifiche per il parto, sono esattamente uguali a quelle normali, diciamo così, per altre situazioni di incontinenza o similari. E mi sono trovata benissimo, ne ho preso un solo pacco, mi sono bastate ampiamente, quindi cosa succede? Quando vi tolgono l'assorbente che vi hanno messo loro, chiaramente dopo l'operazione, ho indossato queste mutande assorbenti che hanno il pregio di chiaramente non premere eccessivamente sulla ferita, quindi la cosa importante è mettersi addosso qualcosa che non va a sfregare sulla ferita perché chiaramente non è una goduria. E quindi mi sono trovata molto bene, primi giorni perdite molto importanti, che sono durate parecchio, praticamente mi sono durate proprio fino alla fine del puerperio, quindi i primi 40 giorni. Ovviamente vanno scemando,
quindi si passa da una mutanda molto assorbente a magari un assorbente da notte, poi un assorbente da giorno, poi un salvaslip, insomma. Devo dire la verità, anche questa cosa è stato un decorso abbastanza tranquillo, quindi anche lì non vi preoccupate. Io ho aspettato ad esempio ad andare in piscina, perché io vado a nuotare, ho aspettato che le perdite mi fossero completamente finite prima di buttarmi nell'acqua, perché chiaramente non volevo rischiare a livello di situazioni batteriche o similari. Raccomandano anche chiaramente di non fare il bagno i primissimi giorni dopo il parto, proprio per evitare rischi di infezioni e cose del genere. Un'altra cosa che vi raccomando di fare è cercare di capire subito la vostra cicatrice come sta, nel senso che quando la cicatrice comincia a essere toccabile, diciamo non ci fa più male, quindi è comunque rimarginata, io nello specifico sentivo che i tessuti circostanti erano proprio insensibili. In inglese la chiamano numbness della cicatrice, ok? Quindi proprio è come se fosse un pezzo del tuo corpo che non riconosci più, una cosa un po' strana. E per qualche ragazza è proprio anche fastidioso andare a toccare la zona della cicatrice. E in effetti i primi giorni è un po' strano. Però la cosa diciamo che si consiglia è, quando la cicatrice è, diciamo così, rimarginata, di cominciare a cercare di riportare un po' la sensibilità al tessuto. Chiaramente è una cicatrice che ha N strati, quindi la cosa a cui bisogna fare attenzione è che movimentandola un pochino si aiuta a evitare la formazione di aderenze, ovvero che gli strati sotto si appiccichino tra di loro. Io nello specifico avevo delle zone in cui sentivo, e tuttora le sento, delle zone dure, diciamo così, e quindi ho dato molta importanza al massaggio, che può essere fatto anche solo con un olio di mandorla. Oppure nello specifico la persona a cui mi sono rivolta e che mi farà poi il trattamento della cicatrice, non so se con Tecar o con qualche metodica che poi vi racconterò quando inizierò a fare questa cosa, lei mi ha consigliato anche di prendere una pomata apposta di quelle per il trattamento delle cicatrici. Sono pomate siliconiche, costano una pazzia, però teoricamente sono quelle che aiutano a mantenere la pelle ben idratata e quindi fare in maniera tale che la cicatrice, come dire, nel tempo sfumi in maniera migliore possibile. E quindi io mi suddivido tra quando metto questa pomata e quando invece mi faccio dei massaggi per aiutare ancora il drenaggio di un po' di liquidi che comunque nella zona della pancia penso di avere ancora, e proprio cercare di rendere la zona sotto, insomma aiutare proprio lo scollamento dei tessuti e quindi insomma ritornare a una fisiologia ottimale. È molto importante che prendiate in considerazione di trattare la cicatrice in tempi brevi, perché punto numero 1 può essere che abbiate dei fastidi a livello gastrico, intestinale, e anche dei fastidi a livello di rapporto sessuale. Alcune delle mamme con cui sono in contatto mi hanno detto che loro hanno avuto queste problematiche. Io sono stata fortunata, non le ho avute, però a maggior ragione se ci sono queste problematiche è importante rivolgersi a un professionista e valutare il da farsi in tempi brevi, in modo che il recupero sia il migliore possibile. E appunto, parlando di professionisti, io ho chiesto, mi sono rivolta a una ragazza che mi facesse la valutazione della diastasi addominale, che è la separazione tra i muscoli retti dell'addome, che avviene chiaramente quando la gravidanza è un po', insomma, chiaramente la pancia è grande, quindi i muscoli devono allungarsi, tendono ad allontanarsi, e quindi è molto importante dopo la gestione corretta della muscolatura addominale, perché se questa apertura, diciamo così, tra i due muscoli rimane importante, quando facciamo degli sforzi potremo poi effettivamente avere dei problemi, perché non abbiamo la corretta tenuta della parete addominale. Io avevo una diastasi di 1 centimetro, quindi abbastanza ridotta. Mi è stata data una serie di esercizi per cercare di ridurla. Chiaramente vanno fatti con cura, proprio per riportare la parete addominale allo stato di tonicità necessario per reggere correttamente poi anche tutti gli organi e la funzionalità. Parallelamente viene fatta di solito una valutazione del pavimento pelvico, anche in caso di parto cesareo, perché comunque il pavimento pelvico con la gravidanza, il peso della gravidanza, eccetera eccetera, è stato sollecitato, quindi non è solo una questione di parto vaginale. E anche lì, in base alla situazione che troveranno, vi diranno se e che cosa fare a livello di esercizi fisici per cercare di riportare il pavimento pelvico a una situazione di tono ottimale.
Queste sono un pochino le cose che io ho, diciamo, cercato di mettere in atto subito, appena finiti appunto i 40 giorni del puerperio, e avendo appunto, fatto questa consulenza, l'ho fatta anche per avere il via libera per quanto riguardava l'attività fisica, perché chiaramente se voi avete una situazione di diastasi addominale molto importante o di pavimento pelvico messo molto male, può essere che sia opportuno fare delle particolari attenzioni sia nella vita di tutti i giorni, sia a livello di attività fisica. Io nello specifico poi avrei ripreso col Pilates e con il nuoto, ho ripreso ovviamente con molta calma, però adesso è passato ormai un mese e mezzo quasi da quando ho fatto la visita e ho ripreso l'attività fisica e devo dire la verità, mi sento benissimo, quindi insomma adesso avrò a breve il controllo per vedere se veramente ho fatto bene, speriamo di sì, però ecco mi sento assolutamente come ero pre-gravidanza, quindi non sono ancora passati 3 mesi, per cui sono molto soddisfatta di come è stato il mio recupero post-partum e post-intervento. Se avete altri suggerimenti su come avete voi vissuto il post operatorio, lasciatemeli nei commenti per aiutare altre mamme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!